Salve, sono il dottor Joe Dispenza e benvenuti al primo episodio di Joe Dispenza presenta Divertirsi con le scritte tagliate al traforo. Nel corso delle prossime 52 settimane, voi ed io esploreremo il dinamico mondo della traforologia. Un momento, dottor D, ma che cos'è la traforologia? La traforologia è lo studio dell'arte delle scritte tagliate al traforo. Forte! Penso di aver appena imparato qualcosa. E ti sei divertita nel farlo? E come? Divertimento e istruzione andranno a braccetto nei prossimi episodi, in cui vi mostrerò come tagliare più di 300 nomi comuni quali Astridur o Josefina, nomi palindromi quali Annapanna o Ottopotto. Che fine ha fatto Ottopotto? Ha fatto il botto! E risponderò ad annosi quesiti quali: qual è il nome più diffuso al mondo? Mohammed. Qual è il cognome più diffuso al mondo? Chang. E perché al mondo non esiste una persona chiamata Mohammed Chang? E altri. Evviva! Ora, la prima puntata di Divertirsi con le scritte tagliate al traforo non è divertente, ma è necessaria. Parliamo di lame da traforo. Se sai montarle, sai smontarle. Via il filmato. Innanzitutto occorre distinguere tra lame con perno e lame senza perno o tradizionali. La differenza principale è che le lame con perno hanno il perno, sono facili da montare e più resistenti delle senza perno. Le senza perno invece il perno non ce l'hanno, ma questo è un bene, perché possono entrare in minuscoli fori d'ingresso, mentre quelle con perno se lo scordano. Professore, ma esistono varie tipologie di lame sul mercato. Come le distinguiamo? Dottore, innanzitutto dal numero. Le lame seguono una numerazione che in generale va dal numero 00 al numero 12. Con l'aumentare del numero della lama aumenta la dimensione della lama e lo spessore di taglio suggerito. Cosicché per tagliare uno spessore di 4 mm è consigliata una lama numero 1, per 6 mm una numero 2, per 20 mm una numero 5 e così via. Le lame sotto lo 0, davvero esili, sono perfette per lavori di intarsio a pacchetto, in cui l'incastro dovrà essere perfetto. Se volete saperne di più, vi consiglio la visione del bellissimo video di Giacomo Malaspina, vi lascio il link in descrizione. Un altro parametro importante sono i denti, o TPI, ovvero denti per pollice. Maggiore è il numero di denti, più lento e più preciso sarà il taglio. Meno denti consentono un'espulsione più rapida del trucciolo e un avanzamento più rapido, ma a scapito di un minore controllo. Alcuni denti possono essere rovesciati. Tagliando in entrambe le direzioni consentono un taglio pulito anche nella parte inferiore del pannello, perché i denti, in risalita, taglieranno la sbavatura. I denti rovesciati possono trovarsi a fine lama o alternati ogni 2 o 3 denti. A questo proposito ricordo che la posizione corretta della lama è quella coi denti all'ingiù, a forma di albero di Natale per intenderci. Passando un dito sulla dentatura noterete che un lato scorre e l'altro trattiene, questo è il verso in cui taglia. Passiamo ora in rassegna le principali lame sul mercato dei produttori Pegas e Niqua. Le metteremo alla prova con del multistrato di pino marittimo da 20 mm, quindi useremo la grandezza numero 5 nelle varie tipologie.
questo è tutto quello che vi serve sapere sulle lame da traforo. Ma dottore, e le lame omnidirezionali? Avevamo detto che non ne avremmo parlato. Ma i nostri follower vogliono sapere. E va bene. Vediamo come tagliano. Le lame omnidirezionali sono lame particolari, hanno i denti disposti a spirale intorno all'asse e possono tagliare in qualunque direzione. Sono indispensabili e insostituibili per tagliare pannelli grandi, che non è possibile ruotare sotto al braccio del traforo. Purtroppo però questa peculiarità non è esente da svantaggi. A parità di numero, una lama omnidirezionale avrà un taglio molto più largo di una lama tradizionale. Sarà inoltre un taglio polveroso a causa dei molti denti e irregolare a causa della facilità con cui ogni minimo movimento taglia il legno. Qui vediamo una Niqua Penguin numero 5 alle prese con del multistrato di pioppo da 10 mm. Sarebbe stato più corretto usare una numero 3, ma non ne ho. Finiamo la scritta con una Pegas MGT o Modified Geometry. Anche questa è una numero 5 per correttezza. Notate come il taglio sia più sottile. La lama scorre velocemente e senza sforzo e si ha sempre un'ottima visuale del taglio. Mi pare che la differenza sia evidente. Anna tagliata con omnidirezionale, Panna con Modified Geometry. Il mio consiglio? Usate lame omnidirezionali solo quando non ne potete fare a meno. E questo è davvero tutto quello che vi serve sapere sulle lame da traforo. Arrivederci alla prossima puntata di Joe Dispenza presenta Divertirsi con le scritte tagliate al traforo.